Stavo provando un pezzo alla chitarra nuovo che ho deciso di iniziare a scrivere sulla chitarra. La chitarra è uno strumento che è lì, parcheggiato, o meglio, questa chitarra è abbastanza nuova, però io la chitarra l'ho suonata tanto tempo fa e non sono un chitarrista assolutamente. Per me la chitarra è il classico strumento da divano che serve quando non si ha la voglia di accendere tutte queste cose che ho alle mie spalle, o accendere il pianoforte o scoperchiare il pianoforte. Insomma, quando si è pigri e non si ha voglia di mettersi lì ad accendere tutta la strumentazione e quindi anche i microfoni eccetera, ci si mette sul divano, sulla poltrona, sullo sgabello, sulla sedia dello studio, e si prende questa chitarra e si comincia a trovare qualche armonia, che poi ovviamente, parlo per me nel mio caso, il tutto si trasporta sul pianoforte. Per cui ecco, stavo provando appunto un brano così, non vi dico niente, tanto sono cose che succederanno tra qualche mese. Ecco, io però con questo video innanzitutto grazie per le iscrizioni che arrivano sempre più copiose, più numerose. Non so chi ringraziare, perché poi ecco, magari i commenti non sono mai tanti quanto gli iscritti, e per cui non ho nomi e cognomi di chi ha avuto la buona intenzione di iscriversi, ecco. Ringrazio appunto però queste persone che si sono fatte avanti, ma volevo anche ringraziare coloro i quali hanno scaricato, e non sono pochi, il mio nuovo singolo Le Chat Noir, sempre prodotto da me stesso, me medesimo. Ho scritto poi anche gli arrangiamenti, insomma ho fatto un po' tutto in casa qui dentro nel mio studio, ma è edito da Crotalo Edizioni Musicali. E volevo ringraziare di cuore tutte queste persone che hanno scaricato questo brano. Io onestamente pensavo fosse un brano molto complicato da digerire, non tanto per l'argomento, perché poi alla fine parlo di una persona che per i musicisti è parecchio nota. Sto parlando appunto del compositore francese Eric Satie, ma per la durezza della canzone, perché non è propriamente una canzone orecchiabile da hit. Ora, non che io ne abbia scritte tante, anzi non ne ho scritte mai di canzoni da hit, forse qualche brano all'inizio della mia piccola vicenda musicale era molto più orecchiabile di quelle che in realtà sono poi quelle successive, però proprio hit a livello Sole Cuore Amore che fanno ballare le persone non le ho scritte. È un mio limite. Io non ho il problema di invidiare nessuno, però insomma invidio anche un po' queste persone che riescono a scrivere questi brani, perché non è affatto semplice, ragazzi. A volte uno dice caspita, mi metto lì, scrivo una canzone veramente con 4 accordi, sì, però quei 4 accordi che possono essere standard, e poi su quelli ci devi costruire un'armonia che rimanga in testa, che faccia cantare le persone, si metta prepotentemente in gioco nonostante il suo invecchiamento, e non è assolutamente semplice. Veramente ci sono canzoni che hanno proprio varcato la storia. Mi viene in mente Senza fine di Gino Paoli, che poi non è una canzonetta, però mi viene in mente Sole Cuore Amore, appunto, no? Di Valeria Rossi. Insomma, ci sono esempi su esempi di canzoni che anche abbastanza valide, che però pur essendo formate da 4 accordi, ecco, hanno in qualche modo oltrepassato gli anni, i decenni e quant'altro. E invece no, io pensavo che questa canzone non se la filasse nessuno, perché innanzitutto il minutaggio si va sui 6 minuti e mezzo, che sembra quasi non una canzone, ecco. E poi l'argomento, perché l'argomento, sapete, scrivere una canzone barra biografia non è poi all'ordine del giorno. Io ho tentato di fare questa operazione piuttosto sconsiderata, però non mi pento di questa cosa, anche perché io a Satie devo molto. Devo il mio studio di pianoforte per diversi anni. Ho suonato Gimnopedia, l'ho studiata insomma con una maestra di Pavia. Dopodiché ho acquistato tutti i compact disc, insomma quelli che allora erano i compact disc, ma aggiornandomi anch'io ho scaricato tutti gli MP3 sui vari store digitali. Tra parentesi, ecco, sugli store digitali c'è anche le Chat Noir, giusto per rimpolpare la cosa. E quindi io devo molto a Satie, e mi sembrava doveroso ringraziarlo con una canzone, quindi ringraziarlo con qualcosa che ci ha unito
ossia la musica. E poi lui aveva delle manie pazzesche, io l'ho raccontato recentemente, anzi venerdì, 2 giorni fa, 3 giorni fa, in una trasmissione che è la trasmissione di Michela Zanarella, Le parole accanto, la poetessa che ormai seguo, e lei mi segue da anni, e tutti i venerdì siamo in diretta sul profilo delle parole accanto, ecco. Lì ho anche lì preso il polso di quella che è stata la canzone, perché ci sono arrivati 1000 commenti tutti positivi, le persone sono state molto, come dire, attente a quello che era il testo, eccetera, per cui veramente mi fa molto piacere la cosa. Non so perché ho citato Michela e adesso ho perso il filo, vabbè. Comunque avrei dovuto dire, comunque l'ho detto, che anche in quell'occasione ho avuto riscontri positivi. E, insomma, grazie, più che questo non posso fare, mi riprometto. Ecco, mi è venuto in mente cosa non ho detto prima, comunque finisco il concetto. Mi riprometto di eseguirla dal vivo qui nel mio studio, magari di là dove l'altro pianoforte un po' più attrezzato, per poterla anche far sentire così a voi, così come è nata qui dentro, perché tutte le mie creazioni nascono qui. Quello che volevo dire prima è che Erik Satie aveva delle manie incredibili, ma veramente manie che facevano pensare alla follia totale. Lui collezionava una serie di ombrelli infinita, ma non li apriva, li teneva tutti in un armadio messi in fila, perché se li avesse aperti si sarebbero bagnati. Ecco, e questo era quello che lui non voleva che accadesse, perché si sarebbero rovinati. Lui era molto feticista su questa cosa, e poi aveva tantissimi completi, intendo abiti, tutti messi in fila per due negli armadi, che sembravano quasi soldati, no? In fila. E lo dico anche in un passaggio della mia canzone Le Chat Noir. Insomma, aveva queste manie particolari. Io non ho queste manie, per fortuna, ancora l'ho scampata, però ne ho tante altre, ma veramente tante altre, e non voglio fare lo spogliarello di me stesso, sennò sarei preso per folle. Però ne ho tante altre, e addirittura molte peggio anche di quelle di Satie, perché probabilmente chi scrive insomma ha questa cosa, no? Che si deve attaccare anche alle minuzie per in qualche modo star meglio, sorprendersi e sorprendere. Non lo so perché spesso capita tra musicisti che si hanno queste manie. Sta di fatto che, insomma, per esempio Tori Amos tiene il tempo con la mano sul pianoforte, anche se quel tempo glielo sta dettando un batterista. Insomma, ci sono tanti artisti che hanno delle particolari, come dire, dei particolari modi di essere e di esserci. Non so il perché, non so il motivo. Adesso, mentre sto parlando, mi è capitato lì a fianco alla telecamera c'è una foto. Io prima ho imbracciato la chitarra, però guardate quando ero piccolo, per dimostrarvi che già suonavo la chitarra. Insomma, non sembro neanche io, sembro il bambino di una nota serie televisiva degli anni 70, che non mi ricordo più come si chiama. Comunque c'era questo ragazzino con i capelli a caschetto. Pensate che io ero, prima ancora di quella foto, biondo con i capelli lunghi. Insomma, guardate come sono arrivato a essere oggi, quindi perché, mi chiedo. Va bene, era un breve video che serviva soprattutto, anzi era solo per questo, ringraziarvi. Poi io divago, ma questa è una mia caratteristica, ma serviva per ringraziarvi e per raccomandarmi a voi di stare sempre collegati, iscrivervi al canale, condividere il video, lasciare dei commenti ai quali io risponderò più che volentieri, e stare in pista, perché poi tra poco, come ripeto, magari inciderò Le Chat Noir qua e ve lo metterò in onda qui nel mio studio, o di là dove c'è il pianoforte un po' più bello. Va bene, vi saluto e al prossimo contenuto. Ciao!